Benvenuti. Siamo qui al terzo incontro della nuova serie di e-learning talk, che sono i nostri approcci, i nostri incontri per conoscere un po' meglio il mondo dell'e-learning che si sta evolvendo rapidamente in questo periodo anche nel nostro paese. E con piacere che abbiamo quest'oggi come ospiti Santolo Piparo e Vincenzo Puglisi di Neos. Buongiorno Santo, buongiorno Vincenzo. Buongiorno a Buongiorno a te. tutti. Introduco brevemente l'argomento perché Neos è stata sicuramente uno dei clienti e utilizzatori di Ilias interessanti per la pubblicazione dei corsi di salute e sicurezza per il mondo del lavoro, il cosiddetto, quello che in inglese si chiama Health, Safety and Environment. Ehm, Interessante perché quando li abbiamo conosciuti la loro esperienza partiva dalla Sicilia, oggi sono presenti anche a Milano e in provincia di Torino con 2 sedi e particolarmente a me sembrava interessante anche ripercorrere un po' quella che è stata l'evoluzione dei corsi per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, perché è una cosa che OC ha toccato proprio all'inizio, dopo la prima conferenza Stato-Regioni in Italia, quando a quel tempo si poteva fare proprio pochissimo in e-learning. Ovviamente c'è stata un'evoluzione e è un argomento che interessa tutte le aziende, perché tutte le aziende hanno ovviamente questi obblighi formativi, per cui volevo chiedere a Santo e Vincenzo di introdurre la loro realtà e di raccontarci un po' qual è stata, secondo loro, la storia, l'evoluzione di questi corsi obbligatori in Italia. Bene, intanto grazie ad Oci Group per questo spazio di visibilità e di condivisione dei risultati, in un certo senso, in particolare Roberto e Ilario, che sono sempre molto disponibili nell'assistenza che abbiamo per la nostra piattaforma Elias, che abbiamo abbracciato prima della pandemia, prima del 2020, perché avevamo preso già delle commesse e dovevamo organizzare un servizio di e-learning e affacciandoci a questo mercato abbiamo fatto una serie di valutazioni e alla fine abbiamo scelto appunto Elias come piattaforma e OC Group come nostro partner di servizio per lo sviluppo di questa attività. È vero che nel tempo l'e-learning è stato specialmente negli ultimi 3 anni, un grosso strumento, un grosso vantaggio per le aziende che lo hanno saputo utilizzare bene. Per noi che lavoriamo in questo settore e quindi facciamo formazione obbligatoria e non obbligatoria, è stato uno strumento indispensabile per poter erogare la formazione, specialmente durante il periodo della pandemia. Non ci si poteva spostare, potevano essere gli spostamenti soltanto per determinate finalità, quindi diciamo che la condizione emergenziale ci ha portato a quello che era stato un intuito di mercato ad avere poi invece un asset importante del nostro business sviluppato nell'ambito proprio dell'e-learning. Abbiamo visto una differenza fondamentale tra il pubblico e il privato. Il pubblico è arrivato sempre più in ritardo rispetto ai temi, diciamo così, innovativi, anche se in un certo senso, proprio per il periodo della pandemia, ci ha sbattuto contro, per cui ci siamo trovati anche lì a dover spiegare al pubblico che l'e-learning poteva essere un'opportunità e non qualcosa per aggirare una norma. Infatti le norme nel tempo poi si sono evolute e hanno fatto patrimonio di quella che è stata quell'esperienza lì e adesso l'e-learning è diciamo molto più utilizzato perché normativamente ha dato degli spazi che prima non c'erano. Si è fatta un po' più di chiarezza tra la videoconferenza sincrona e l'e-learning, che questo purtroppo è
diciamo un tema in cui noi facciamo da tutor spesso, specialmente alla pubblica amministrazione, perché si fa un po' di confusione. Eh, Però oggi fortunatamente anche le circolari che hanno dato la possibilità di sviluppare meglio l'e-learning e quindi di utilizzare questa opportunità, anche da questo punto di vista hanno definito meglio i termini. Precedentemente alla pandemia, l'e-learning era molto limitato, sia nel pubblico che nel privato. Il privato già era un po' più avanti perché si avevano delle conference call che spesso non avevano il video. Non so se vi ricordate i codici, il numero di telefono, che arrivava il codice e bisognava digitarlo, diciamo, sembrava una cosa, oggi ci sembra una cosa da medioevo, oggi invece è diventato un altro mondo e l'e-learning ha creato una possibilità anche di autonomia rispetto all'attività di formazione. Le aziende stanno sempre più cogliendo questa opportunità, inserendo nella formazione obbligatoria sempre più spazio e componentistica di formazione sull'e-learning. Questo a noi dà la possibilità di strutturare dei percorsi sempre più variegati rispetto a quelli che sono i nostri temi, in particolare quelli che riguardano la sicurezza sul lavoro, anche perché la sicurezza ha una componente importantissima dal punto di vista dell'addestramento, della parte pratica, perché non può essere ovviamente solo teorica, la sicurezza è Certo. fatta di pratica, però è chiaro che questi strumenti ci vengono incontro quando sono organizzati in un percorso più ampio. Se l'e-learning finisce solo con l'e-learning, seppur organizzato e anche interessante, magari più iterattivo, non assolve completamente all'ambito in cui deve essere, specialmente nella sicurezza sul lavoro, intendiamoci, rispetto agli obiettivi che noi ci poniamo, appunto, di dare gli strumenti ai lavoratori per poter lavorare in sicurezza e in salute. Questo, diciamo, in generale per la sicurezza è un aspetto che teniamo sempre in considerazione. Certo, infatti devo confermare quello che dice Santo. Solitamente quando anche noi affianchiamo le aziende e gli enti nella creazione del contenuto, si parte sempre da un'analisi degli obiettivi per ogni singolo corso e non si è rigidamente legati al fatto di registrare dei video e pubblicarli in piattaforma, ma si cerca di strutturare il corso nella maniera più vicina all'obiettivo che devo realizzare e deve tener conto sia di una parte in presenza che della possibilità di avere delle parti online. Vincenzo, che vive, diciamo, la piattaforma day by day, no? Tutti i giorni, cosa hai notato nella comunicazione con i tuoi clienti? Hanno percepito quali sono i vantaggi dell'utilizzo di una vera piattaforma? Cioè non, per esempio, noi adesso non stiamo facendo e-learning, no? Stiamo facendo Una videoconferenza una sincrona, certo. trasmissione video. Quindi hanno capito quali sono i vantaggi secondo te che sono stati percepiti Allora, per la piattaforma e-learning? sì, sicuramente hanno capito l'utilità del mezzo, perché noi diamo la possibilità all'utente di usufruire del corso con i propri tempi. In realtà qui una piccola precisazione sul nostro ambito: spesso nel nostro ambito i tempi sono molto stretti, lo sanno i clienti che chiedono determinati corsi, lo sanno i loro dipendenti che devono farli, per cui a volte noi anzi dobbiamo fare delle mail promemoria settimanali per gestire chi non ha fatto il primo accesso, chi è in esecuzione, eccetera. Però, detto questo, l'utilizzatore, l'utente, forse più del datore di lavoro che il nostro cliente, si è reso conto in questi anni dell'utilità e della bellezza dell'e-learning, anche perché diciamo che noi siamo stati bravi, tra l'altro grazie anche al vostro appoggio, a creare dei video cinematograficamente evoluti, quindi il prodotto audiovisivo finale è bello, ma soprattutto abbiamo fatto della formazione specifica ai nostri docenti, perché abbiamo spiegato ai docenti che la formazione in aula è diversa da quell'e-learning, e devo dire che alla fine si è creato un rapporto ottimo tra il docente
è l'utente che insomma va a usufruire del corso. Quindi comunque alla fine siamo soddisfatti noi e soddisfatti soprattutto i nostri discenti, ecco. Volevo Sì, sì, aggiungere un pezzo, Roberto. sì, un aspetto importante è quello sicuramente della produzione del contenuto che oggi tutti fanno, ma diciamo una preghiera per tutti è almeno fare un po' di formazione iniziale per fare un prodotto audiovisivo di qualità, perché è vero che oggi ci sono tanti strumenti facili da usare, però non dobbiamo produrre degli elementi che sono troppo dilettantistici, quindi assolutamente sì. Stavi dicendo qualcosa, Santo, scusa? Sì, sì, proprio a proposito della costruzione del corso, il nostro servizio è molto customizzato sul cliente. Noi cerchiamo il più possibile di costruire dei corsi ad hoc. Poi ci sono delle dinamiche di base, diciamo così, che possono essere fruiti da tutti perché la normativa ci consente di farlo. Ma è molto divertente invece la costruzione del corso costruito proprio sull'azienda in ragione dei fabbisogni formativi aziendali. E da questo punto di vista ci sono appunto grandi soddisfazioni e positivi feedback da parte della nostra clientela, perché lì si vede la differenza del compro un corso già precompilato, Certo. è già pronto, in rete si trova di tutto, piuttosto che costruisco un corso mio con i miei contenuti, con i miei obiettivi, con quelle che sono le informazioni che voglio far transitare al mio utente barra lavoratore barra dipendente, per cui da questo punto di vista il servizio che Neos ha offerto è un servizio molto focalizzato sul cliente. È chiaro che abbiamo anche un'offerta di servizi standard, ma quella non è il focus del nostro business. La customizzazione invece ci ha dato la possibilità di anche agganciare della clientela di alto profilo. Abbiamo dei clienti, oltre che l'Università di Studi di Palermo, l'Università di Catania, abbiamo avuto anche e abbiamo ancora della clientela con marchi internazionali, come Michael Page e Page Personnel, oppure delle partecipate pubbliche. Diciamo che da questo punto di vista la costruzione ad hoc del corso è come dire, un servizio che viene molto, molto apprezzato. È chiaro che dal punto di vista economico costruire un corso con dei contenuti, come dire, non standardizzati ma condivisi con il cliente è un'altra cosa che costruire un corso standard, certo, che andrà in rete milioni di volte, è chiaro. Mi fai venire in mente, Santo, che questo è proprio uno dei vantaggi anche della piattaforma Elias, dove l'elemento più piccolo non è il corso, non è il modulo formativo, ma è l'elemento che va nell'archivio multimediale. Quindi nessuno ci vieta nel costruire corsi con Elias di riutilizzare, diciamo, parti magari standard, unirle a parti customizzate e diciamo come se fossero dei mattoncini Lego, poi creare la costruzione che è proprio più vicina alle esigenze del cliente. Vi chiedo, avete riscontrato anche altri vantaggi nell'utilizzo della piattaforma Elias? Che cos'è che vi è piaciuto particolarmente? Vabbè, innanzitutto ha un'interfaccia semplicissima, cioè più che semplice, intuitiva, ecco. Sicuramente, essendo Elias, ricordiamo sempre, un prodotto open source, questo ci fa capire quanto siano infinite le potenzialità di lavoro su un prodotto simile. Tant'è che io ringrazio sempre Ilario, che è stato il mio formatore, e grazie a Ilario riesco a fare tantissime cose, ma io quando guardo dall'esterno Elias, che è un gigante, dico, ancora sono al 30% di potenzialità. Sì, me ne rendo conto, per cui so che dovrò ancora studiare, però detto ciò questo 30% ci permette di dare un servizio ottimale, ma soprattutto in generale l'interfaccia intuitiva di cui parlavo è non solo dal punto di vista di noi amministratori, ma anche dal punto di vista dell'utente.
veramente ormai abbiamo circa 8.000 utenti in piattaforma e devo dire che è raro che un utente manda una mail perché non riesce a capire una cosa, un processo, ecco, del funzionamento di Ilias. E da qui capiamo che quindi, insomma, l'analisi, ecco, di tutto il processo formativo ci dice che funziona ed è un bel prodotto Ilias, ecco. Bene, beh, in effetti Ilias rappresenta un po' la punta di diamante europea delle piattaforme e-learning e rispetta anche sia i criteri di, chiamiamola, sovranità digitale di cui si sta iniziando a parlare, ma anche del fatto che c'è una ragionevole sicurezza che tutti i dati rimangano proprio in Europa, il che aiuta a rispettare anche il GDPR. Volevo chiedervi, oltre, diciamo, avete sviluppato nel tempo, no? Dopo la fase iniziale in cui magari vi abbiamo detto noi quello che è un po' la nostra imposizione, ma avete poi un metodo vostro di scelta di materiali didattici o di un vostro metodo per la costruzione dei corsi? Cioè, Allora, seguite dei criteri? Allora, intanto materiali didattici, ora arriviamo ai materiali didattici, secondo me la costruzione, ecco, del corso Ilias è particolarmente interessante perché noi, come insomma già abbiamo detto più volte, basiamo tutto la creazione dei nostri corsi su una condizione sine qua non inequivocabile, cioè il rispetto della normativa. Cioè la normativa ci dice dovete garantire un learning management system che faccia questo, 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 questo e questo. In realtà sto generalizzando, ma veramente chiedono espressamente, che ne so, appunto parlavamo di privacy, quindi una profilazione dell'utente nel rispetto del GDPR, e Ilias ce lo permette, tracciamento dei progressi didattici in modo iper dettagliato, cioè noi dobbiamo sapere esattamente quanto è stato anche su quell'oggetto, su quel learning object il nostro discente, e Ilias ce lo permette. Poi il concetto di progressività di utilizzo, dice la norma, che è un po' quello che io invece chiamo la propedeuticità dei moduli, cioè noi impostiamo Ilias affinché ogni modulo sia propedeutico per quello successivo. Insomma, in parole povere dobbiamo nel modo positivo, ecco, imbrigliare un pochettino il nostro utente per fargli fare un percorso didattico serio e puntuale che lo conduca dopo varie prove al test finale. Il test finale è quello che poi determina l'erogazione o meno dell'attestato, eccetera. Quindi è un argomento serio, quello della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per cui giustamente dobbiamo sottostare a queste regole. E Ilias quindi ci permette di fare tutto questo. Per quel che riguarda la scelta dei materiali, poco fa avevo accennato il discorso della nostra impostazione cinematografica dei corsi, fondamentalmente, dato che impostiamo tutto sulla qualità del docente, cioè il nostro docente è formato, sa come si parla davanti alla telecamera, di conseguenza, partendo da questo punto, insomma, appunto di partenza fondamentale, le nostre slide sono volutamente non ricche di contenuti, perché il fiume di parole è sempre generato dal docente e questa mancanza di tanti contenuti in slide in realtà abbiamo visto che favorisce anche l'attenzione del discente, che quindi diciamo crea un collegamento, ecco, comunicativo stretto con i nostri docenti. Quindi insomma spero di aver risposto alla tua domanda Certo, sui materiali didattici. assolutamente. E volevo chiedere a Santo, voi che nel tempo, negli ultimi anni, avete approcciato tante aziende, tanti clienti nuovi, a livello di tematiche, ok, iniziare da quelli che sono gli adempimenti richiesti dalla legge, ma avete poi avuto una percezione che ci siano delle tematiche più richieste, in cui le aziende, una volta che si sono abituate all'e-learning, magari sono loro stesse a chiedervi di realizzare qualcosa?
Ma guarda, di fatto siamo a un secondo anno di attività di servizio sull'e-learning. Il primo anno è stato appunto un anno di sperimentazione. Devo dire che le aziende, una volta che hanno assaggiato, diciamo così, la possibilità dell'utilizzo della piattaforma o comunque dei servizi in e-learning in particolare, ci chiedono un'evoluzione nel servizio, oltre che una scontistica. Quella, Non manca mai. non manca mai. E quindi ci chiedono se è possibile estendere, per esempio, normalmente il nostro primo approccio con le aziende è quello sulla sicurezza sul lavoro. Dopodiché c'è la 231, la responsabilità amministrativa, o c'è la privacy. Aggiungo per esempio un elemento, nel nostro pacchetto di servizio di adeguamento al GDPR aggiungiamo la possibilità dell'utilizzo in e-learning di un modulo formativo per gli autorizzati al trattamento. Quindi ci ha dato anche la possibilità già da subito su aspetti consulenziali di estendere i nostri servizi e quindi la nostra offerta di servizio sul cliente che magari avrebbe dovuto comprare separatamente la formazione. Quindi ci sono anche delle economie di scala che il cliente percepisce quando ragioniamo insieme rispetto a quelli che sono gli adempimenti legati alla formazione con l'utilizzo dell'e-learning. Poi un altro aspetto importante è quella della replicabilità, nel senso che fatto il corso per un gruppo, l'azienda ha la possibilità nella flessibilità e nell'organizzazione che vuole sviluppare di avere quel corso disponibile e organizzare i gruppi di accesso. Quindi noi gestiamo per esempio i gruppi di accesso con una sorta di segretariato e l'azienda ha la possibilità quindi di replicare senza avere l'uomo in aula e quindi con il costo del blocco aziendale rispetto all'aula del lavoratore che sta facendo il corso, di svilupparla nel tempo e quindi avere quello che è l'obiettivo senza bloccare tutta la struttura. Questo è un importante aspetto, è un costo, diciamo, nascosto, l'azienda se ne rende conto soltanto quando qualcuno gliel'ha spiegato. E l'e-learning da questo punto di vista è formidabile perché dà flessibilità e dà la possibilità di organizzarsi quando si trova l'interlocutore che si vuole organizzare. Certo. E spesso, diciamo, ci sono anche queste dinamiche da tenere in considerazione. Un'altra dinamica, secondo me, in piena evoluzione attualmente è quella della misurazione del risultato, nel senso che è ovvio che per i corsi obbligatori ci sono dei paletti, il tempo di apprendimento, la risoluzione di un test, e questo va bene così. Ma voi avete per esempio la percezione che le aziende vogliono andare un po' oltre rispetto all'adempimento? Cioè, qual è il vostro rapporto con la misurazione del risultato dei moduli learning? Dipende dall'interlocutore, molto dipende dall'interlocutore, cioè dipende dall'azienda. Ci sono delle aziende che si approcciano per l'adempimento normativo Amen, ci sono delle aziende in cui vogliono avere il riscontro dell'adempimento normativo per avere oggettività e quindi lì si è capito effettivamente il contenuto dell'obbligo normativo e non semplicemente aver adempiuto ad un obbligo, ma aver svolto un'attività per un obiettivo. E allora la cosa cambia. Quando queste aziende sono nostre clienti o sono clienti di nostri partner, questo feedback ci ritorna. Quando invece l'azienda è un'azienda esclusivamente per l'attività di learning, allora facciamo fatica ad avere il feedback di ritorno. Sì, l'affiancamento è essenziale, nel senso che se c'è un vero affiancamento consulenziale fra gli esperti dell'e-learning e le risorse umane dell'azienda, si riesce a tracciare un percorso molto più fruttuoso. È chiaro che se serve solo a risolvere un adempimento, per carità lo risolve, però poi la risposta è solo a quella domanda. Comunque sulla misurazione dei risultati dell'apprendimento, diciamo che andiamo pure un po' sul sicuro, perché dico questo, perché i nostri test in generale sono volutamente complessi,
In più abbiamo una fascia, insomma, obbligatoria per il superamento del test, che è il 70% di risposte corrette. In più, se l'utente sbaglia 3 volte il test, noi annulliamo i progressi didattici e rifacciamo fare il corso. Questo che vuol dire? Che alla fine, quando qualcuno supera il test finale, siamo quasi certi che l'apprendimento c'è stato. Noi abbiamo fatto il nostro dovere bene. Poi è chiaro che si potrebbe fare un'analisi di determinati KPI e andare più in profondità, ma sul nostro settore, con gli obblighi normativi, l'hai citato tu poco fa, è tutto più semplice, per cui abbiamo sempre dei tassi, il tasso di login elevatissimo, tasso di completamento corso elevatissimo, perché è un obbligo. È un obbligo, quindi tassi di superamento del test finale, sempre alla fine otteniamo il risultato finale, che è qualificare il discente. Quindi comunque, insomma, ecco, volevo specificare No, questo. è giusto. Diciamo, citando un po' quello, perché a volte noi, rappresentando in Italia la piattaforma Elias, ci viene chiesto di implementare cruscotti, quando in realtà qui siamo ancora allo stadio precedente, cioè è difficile anche proprio a livello universitario trovare un interesse nell'andare oltre nell'analisi dei risultati di apprendimento, però il futuro è sicuramente lì, soprattutto sulle aziende che hanno dai qualche migliaio di dipendenti in su, avere qualche criterio oggettivo statistico ti dà delle informazioni. Poi qui si apre un vaso di Pandora anche culturale, nel senso che io, per esempio, essendo anche anagraficamente né generazione X né millennial, non sono proprio a favore di far giudicare le persone solo da un algoritmo, nel senso che il mix probabilmente è la cosa più corretta, quando invece c'è purtroppo anche questa tendenza di utilizzare molto il giudizio automatico, non tanto in corsi semplici o di adempimento, ma anche nella valutazione delle competenze delle persone. Lì è chiaro che sono temi molto attuali, molto da futuro, per cui vi chiedo anche cosa vedete nel futuro, diciamo, della formazione online come Neos. Beh, dal nostro punto di vista sicuramente l'estensione del nostro pacchetto servizi, diciamo, questo banalmente, ma allargando la visuale, l'interattività e l'introduzione di aspetti che possono essere anche legati alla realtà virtuale. Simulazione, sì. Sono degli aspetti di simulazione che sicuramente andranno ad essere implementati nell'aspetto della formazione in generale e in particolare sull'e-learning, anche perché l'e-learning si presta tantissimo da questo punto di vista, in quanto i costi della realtà virtuale o l'utilizzo anche della intelligenza artificiale in questo momento sono troppo elevati. E quindi hai bisogno di grossi numeri per poter ammortizzare un investimento su quegli ambiti. L'e-learning ti darebbe la possibilità di ammortizzare degli investimenti da questo punto di vista. Però questa è una visione già... Sì, trovo giustissimo quello che dici, Santo, tant'è che noi diciamo sempre occhio a sviluppare routine di realtà virtuale. Voi sapete che noi abbiamo clienti nel settore del macchinario, quindi è chiaro che c'è questa tentazione, no? di essere molto tecnologici, però dopo il singolo contenuto viene a fare molto, e una cosa che spesso si dimentica è che per apprendere non c'è bisogno di una simulazione così pervasiva come quella dei videogiochi. È sufficiente anche un'interazione che fa capire le cose, e questo oggi le piattaforme e-learning iniziano a fornirlo, immagini interattive, slider, quindi si possono fare delle simulazioni più semplici con dei costi che non sono quelli di fare mettere degli occhiali a migliaia di persone. Quindi
voi vedete comunque in questi ambiti il miglioramento dell'esperienza di apprendimento, diciamo, oppure lo vedete anche in altri ambiti, oltre la realtà virtuale e la simulazione? No, Guarda, vai Franco, vai Stefano. no, vai tu. Vincenzo è il nostro regista, non ha preso un premio Oscar, però è molto bravo. Per cui su questi temi lui... Beh, però c'è un premio a Taormina, quindi una delle occasioni in cui sei a Palermo ci Ecco, potrebbe magari scappare un premio di Taormina. lui sente questi temi, diciamo, dal punto di vista viscerale, perché lo fa con passione, non è solo un lavoro. No, però è anche vero che, ritorno a quel famoso 30%, probabilmente è arrivato il momento per me, per noi della Neos, di incrementare ancora di più il lavoro su Ilias e provare a fornire appunto un prodotto che garantisca maggiore interazione tra la macchina e l'utente. Per cui buoni propositi del nuovo anno, che è iniziato alla fine da poco, è incrementare, insomma, inserire, ecco, magari qualche animazione particolare. Tu parlavi delle immagini animate, che è una cosa interessante che già Ilario mi aveva proposto lo scorso anno. Insomma, adesso è arrivato il momento di continuare a studiare per migliorarci sempre di più, ecco. Perfetto, questo va sicuramente a merito di Neos, che non si ferma alla redazione di ottimi video, ma vuole andare anche oltre. A proposito di Ilario, che dovrebbe essere in regia, visto che la nostra mezz'ora è passata, chiedo a Ilario se c'è qualche domanda, così possiamo concludere il nostro intervento con qualche domanda dal pubblico. C'è una domanda di Deborah che chiede se c'è anche un percorso di cyber igiene o cyber risk awareness tra comportamenti e rischi sul lavoro e nel privato. Io ho fatto fatica a capire la domanda. Diciamo che anche io sto facendo fatica. Forse può darci qualche dettaglio ulteriore, così capisco, inquadro meglio il tema. Ecco. Vediamo se adesso la... Ok. Non so se Deborah ci sente e vuole porre la domanda. Pronto? Sì? Prego. Mi sentite? Buongiorno. Sì, buongiorno. Buon pomeriggio. Ciao Roberto. Ciao. Sì, quando si è parlato dei temi, insomma, no? Dei corsi e dei temi, e con la domanda dell'andare al di là magari degli obblighi di legge. Siccome uno dei problemi che avverto io per ragioni lavorative, insomma, che era molto chiaramente legato a quello che io faccio, a quello di cui mi occupo, è l'utilità. Poi quanto percepita naturalmente dipende, però dalle organizzazioni più grandi sicuramente sì, di far fare al personale, ma potrebbe valere benissimo anche per gli studenti universitari, per esempio, che sono dei nativi digitali, ma non sono molto consapevoli di quello che fanno, del perché lo fanno, quello che c'è dietro. Quindi la domanda della cyber security awareness, mettiamola così, sarebbe la consapevolezza dei rischi digitali. La questione, quello che io ho visto finora, pone l'accento di solito su rischi, su varie tipologie di rischi che si possono correre sia a casa sia sul lavoro, tanto più che spesso c'è una commistione, no? Ormai col lavoro da casa, con il bring your own device, cioè hai il tuo device cellulare, no? E lo usi in modo misto per fare cose di lavoro e cose private. Lo trovo una cosa estremamente interessante. Io ne ho fatto uno, ne sto facendo anzi uno, quindi un percorso triennale in realtà. Si va per step, da farvi un esempio, non so, come riconoscere una mail di phishing, no? Questa è una, social engineering, come gestire i propri profili social, quelli aziendali, quelli personali. Ma gli argomenti sono parecchi, sono tanti. Le password, cambiare le password, perché farlo, perché non farlo, quando farlo. Ecco,
La mia domanda era solo, ero curiosa di sapere se vi fosse capitata una richiesta in questo senso, se aveste mai pensato di affrontare l'argomento, perché la vita oggi è tale per cui secondo me è molto importante, insomma, per tutti. La domanda è rivolta a noi o a OC Group? A voi. Io dopo rispondo, però lasciamo a voi la parola come Noi, ospiti tutti. allora, diciamo il nostro focus lavorativo parte dalla sicurezza sul lavoro, poi si estende anche in altri ambiti, appunto come avevo citato, la formazione obbligatoria in ambito 231, responsabilità amministrativa e GDPR. Dentro il GDPR noi abbiamo sviluppato qualche modulo per l'autorizzato al trattamento che, diciamo, traccia gli elementi di sicurezza minimi che riguardano la corretta gestione, la policy della corretta gestione per l'attività, diciamo così, dell'utilizzo degli IT, dell'ICT in generale, dei device che sono dati a disposizione dei dipendenti, e quindi anche in questo c'è la mail, come bisogna utilizzarla, l'aggiornamento delle password, la navigazione online in sicurezza, tutti aspetti che, diciamo, vengono leggermente trattati nel tema del GDPR, perché in quel caso l'obiettivo non è fare un corso specifico, ma inquadrare gli argomenti. Non abbiamo avuto delle richieste specifiche perché noi non facciamo sicurezza informatica. E quando ci viene chiesta la sicurezza informatica attiviamo i nostri partner e, se è il caso, facciamo dei corsi specifici con loro, in modo tale da garantire un contenuto di alto profilo, perché non tutti possiamo fare tutto, ovviamente. Certo. E quindi quando ci sono delle situazioni particolari attiviamo i nostri partner per avere appunto sempre una qualità di servizio con uno standard elevato. Quindi, diciamo, il tema l'abbiamo affrontato limitatamente agli adempimenti normativi GDPR. Ti do la mia risposta, Deborah, perché finora un approccio veramente strutturato alla formazione di cyber security ci è capitato una sola volta con un'azienda, diciamo, di media grandezza, perché fatturano intorno ai 1.500 milioni del macchinario automatico, e chiaramente lì è molto importante perché ormai i macchinari sono essi stessi collegati alla rete, e quindi se arriva un tecnico delle stampanti che mi inserisce nell'intranet qualcosa di non pulito, il rischio è elevato perché va anche nei prodotti. Lì l'approccio è stato identico a quello che ci citava Santo, quindi dei corsi base con, diciamo, le raccomandazioni del caso, quindi come evitare un'email di phishing, eccetera, eccetera, però a questo veniva affiancato dei momenti di simulazione, ma che prevedono che ci sia l'ufficio cyber security all'interno del reparto IT e che ci sia già un partner che si occupa di cyber security per l'azienda, e solo di quello, perché nel momento in cui si fanno delle simulazioni il tema diventa un pochino più complesso, non solo, ma l'azienda stessa presenta poi la propria sicurezza informatica come un punto di forza a investitori, stakeholder, clienti e quant'altro. Quindi il tema è a due livelli: ok, i consigli base, e quindi direi che anzi fa senso averlo all'interno del GDPR, perché è inutile che parlo di sicurezza dei dati personali se col PC dell'ufficio vado su TikTok o apro tutte le email che mi capitano. Il passo successivo deve far parte della strategia dell'azienda, quindi a noi per ora è capitato solo una volta di vedere proprio un approccio completo. Ok, grazie mille. Comunque, per rispondere a Deborah, che appunto chiedeva se noi abbiamo la percezione di clienti che si interessano quantomeno a questo tema delicatissimo, proprio di recente, a ottobre, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo ci ha chiesto di fare un piccolo evento, piccolo in realtà,
con tantissime persone, perché c'erano tutti i consulenti del lavoro della provincia, proprio sulla cyber security, sul data protection, eccetera. Ovviamente abbiamo portato gli elementi base, come diceva Roberto, non lo step successivo, però ci ha fatto piacere vedere un ordine professionale che capisce l'importanza del tema. Quindi forse qualcosa si comincia a muovere in generale, ecco. Un po' di attenzione. Ilario, ci sono altre domande? Allora, un'altra domanda è se avete fatto dei corsi per la sicurezza di macchine industriali, chiede Francesco. Ok. Cioè specifici su un prodotto? Sui macchinari, sì, sulla sicurezza di macchine industriali. La sicurezza sulle macchine industriali è una sicurezza specifica che deve essere, diciamo così, costruita sui rischi della macchina. Quindi non si possono fare dei corsi generici, già quello è normato da altre parti della normativa, ma in ragione diciamo dell'esigenza di sicurezza si costruisce un corso ad hoc. Questo significa che costruito una volta quel corso sarà fruibile in e-learning da tutti i dipendenti che si approcceranno a quella macchina e quindi avranno una formazione specifica che è normata ed è un obbligo normativo per cui il datore di lavoro lo deve fare e in questo può anche utilizzare l'e-learning. A riguardo aggiungo un aspetto. Abbiamo un'interlocuzione con una azienda che ha di retail che ha molti punti vendita e che diciamo così nella valutazione dei rischi specifici dei lavoratori c'è anche quello posturale. Ci hanno chiesto di emettere un'offerta relativamente alla costruzione di pillole, diciamo così, formative che danno delle indicazioni puntuali e specifiche rispetto al movimento corretto che deve fare il lavoratore. È chiaro che costruire in aula un corso del genere ha un costo per tanti lavoratori sproporzionato rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere. L'e-learning da questo punto di vista aiuta tantissimo perché costruito una volta il modulo formativo ad hoc delle pillole formative possono essere appunto anche istruttive, come giustamente dice Vincenzo. Da questo punto di vista si dà rispetto a un obbligo normativo una risposta molto puntuale e si raggiunge l'obiettivo con facilità, perché a quel punto con l'accesso queste aziende hanno tutti un intranet e hanno tutti i dipendenti un'identità digitale. A quel punto il dipendente farà la sua pillola formativa e avrà la sua istruzione già bella e pronta da poter essere fruita. Non so se ho risposto alla domanda, quindi non può essere generica, ma si costruisce ad hoc. Certo. Devo aggiungere che ci sono chiaramente degli esempi, per esempio nella provincia autonoma di Trento c'è proprio un progetto ad hoc per le aziende che si chiama Agila, da agile, no? Nel senso che danno i consigli su la postura proprio sia negli uffici che nei laboratori che nei punti vendita. Quindi hanno fatto un progetto strutturato che comprende dei moduli learning. E tornando, siccome è un mio ambito di competenza specifica, il macchinario, purtroppo e per fortuna, ci sono i corsi di sicurezza specifici sui macchinari, ma sono fatti dal cliente dove la parte generica riguarda la tecnologia. È ovvio che un'azienda che fa macchine, per esempio taglio laser, deve istruire tutti gli operatori spiegando un attimo quella che è la tecnologia coinvolta e quelli che sono le abbondanti norme di sicurezza all'interno poi dei singoli prodotti. Però si va sempre sul singolo prodotto e non è un adempimento, diciamo che non sono delle formazioni che hanno degli obblighi. È molto importante considerare che dalla nostra esperienza l'approccio e-learning rispetto all'approccio del manuale, che rispecchia la direttiva macchine e quindi è ricco di informazioni di sicurezza, è molto più efficace perché
chiaramente dà delle informazioni più pratiche, non da leggere, quindi molto utili. Niente, abbiamo sforato di un buon 50% la nostra mezz'ora insieme. Santo o Vincenzo, se avete qualcosa da aggiungere, molto volentieri, se no passerei ai saluti. Io rinnovo i ringraziamenti per questo spazio, siamo disponibili eventualmente per qualunque altro approfondimento o contatto per far conoscere la nostra realtà. Grazie Roberto, grazie Ilario, Grazie a voi. Grazie a voi. Tre persone Grazie. che sono state presenti in questo incontro. Benissimo, quindi noi ci aggiorniamo, come sapete i nostri incontri sono una volta al mese, ma vi consiglio veramente di dare un'occhiata all'archivio online, che è sempre in lingua inglese e italiana, e se i video sono in italiano vengono sottotitolati in inglese e viceversa, perché ci sono tantissimi esempi di progetti a livello europeo, qualcuno anche dal Nord America, fatti con Ilias e che vi fanno capire quali sono le vere potenzialità di un progetto di Learning. Quindi grazie ancora agli amici di Neos, un buon fine settimana a tutti e alla prossima. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie a tutti.